ragazze, benvenute, bentornate nel mio canale. Oggi andiamo a realizzare questa bellissima borsa ispirata sicuramente al modello di una nota e prestigiosa marca di moda, ma sicuramente non un'imitazione. La borsa è molto capiente, molto comoda e quindi non è assolutamente una borsa che riserveremo a poche rare occasioni, ma è una borsa che possiamo usare anche ogni giorno se lo desideriamo. E mi raccomando, ricordatevi di farmi sapere cosa ne pensate nei commenti qui sotto. Se avete piacere c'è il gruppo Facebook, vi lascio sempre il link qui sotto nell'info box e ricordatevi di seguirmi anche su Instagram. Vi auguro un buon lavoro e soprattutto un buon divertimento. Ciao! Andiamo subito a vedere i materiali necessari per realizzare il progetto. Ci serviranno un fondo preconfezionato, misura 30x10. Ci serviranno la lana, il filato. Io ho scelto un acrilico 100%, nella fattispecie si tratta del bravissimo della Tessiland. Io ho scelto lana e fondo in tinta, ma potreste anche scegliere qualcosa a contrasto. Vi servirà poi una chiusura a molla come questa. Io ho preso la dimensione da 24 cm e poi ovviamente ci servirà il nostro uncinetto. Io lavorerò l'intero progetto con il numero 3 e i consueti strumenti da lavoro, l'ago da lana, la forbice ed eventualmente il centimetro. Andiamo subito a vedere come agganciare il fondo. Allora, ci sono due metodi. Il primo prevede di entrare all'interno dei fori e lavorare due maglie basse direttamente su di essi, quindi direttamente in questo modo. Ok? Non faremo questo, nel senso che non voglio che si vedano i fori, quindi procederemo in questo modo. Io andrò a prendere il foro centrale del lato corto e andrò, restando veramente morbida, vedete la catenella si tira proprio, porto fuori il cappietto, porto fuori il cappio, lo tiro fino ad entrare, a raggiungere il foro successivo e mi prendo l'altra catenella che farò passare dentro come se fosse una maglia bassissima. In questo modo cercherò di lavorare tutti i fori senza tirare troppo e senza rimanere neanche troppo morbida. Se riesco lavoro anche la codina e in questo modo vado a lavorare l'intero perimetro, vado a lavorare dentro tutti i fori. Praticamente stiamo facendo un giro di maglie bassissime che entrano all'interno, che vengono lavorate all'interno di ciascun foro in questo modo. Non tirate troppo e non siate neanche troppo lente, nel senso che poi all'interno di questi punti noi dovremmo entrare per lavorare le maglie basse di inizio lavoro. Quindi se sono troppo molli non va bene perché si alzano troppo, e se sono troppo stretti non va bene altrettanto perché non riuscite a passarci attraverso con l'uncinetto. Quindi adesso facciamo tutto il perimetro e poi ci vediamo dopo per vedere come lavorare il primo giro di maglie basse. Uso l'intero giro, sono arrivata all'ultimo punto. A questo punto potete tagliare il filo, io l'ho già fatto, ed estrarlo in questo modo. E con l'aiuto dell'ago da lana, io lo preferisco, potreste fare la stessa operazione anche con l'uncinetto, ma io preferisco farlo con l'ago. Eseguiamo questa operazione, entriamo sotto la catenella che avevamo fatto la prima, sostanzialmente, così, ed entriamo in questo modo nella penultima che abbiamo fatto
e in questo modo, ecco qui, abbiamo fatto una chiusura invisibile. Come vedete i punti risultano tutti assolutamente identici. A questo punto possiamo andare ad agganciare i due capi che si presenteranno quindi in questo modo. Basta fare un semplice nodino, il più saldo possibile. Questo non lo è saldo, ma ho bisogno che sia provvisorio in questo momento preciso. Perciò voi ricordate che deve essere un punto, una fissatura salda. Ora andiamo a prendere sempre il nostro filo e andiamo ad eseguire i nostri primi giri di maglia bassa. Come base di partenza per questa lavorazione seguiremo la regola standard di lavorazione, ovvero 2 maglie basse su ciascuna catenella ad esclusione dei punti d'angolo, ovvero 1, 2, 3 e 4. In questi punti non lavoreremo 2 maglie basse, bensì 3. Andiamo subito a vedere come raccogliere il filo. Io scelgo sempre la parte centrale del lato corto, quindi passiamo all'interno della nostra catenella in questo modo. Andiamo a raccogliere il filo, facciamo una prima catenella per agganciarci e facciamo la prima maglia bassa. Se riusciamo a lavorare anche la catenella, molto meglio, la codina, molto meglio. Ho fatto la mia prima maglia bassa. Ora, come vedete, qui c'è la maglia bassa e questa è la catenella. Facciamo solo una maglia bassa, la seconda la faremo quando avremo concluso tutto il perimetro. Andremo a fare la seconda maglia bassa e andremo ad agganciarci. Se vi trovate meglio potete usare un marcapunti. L'importante quando andremo a chiudere sarà chiudere nel punto della maglia bassa e non nella catenella. Detto questo, comunque, che vedremo dopo, andiamo avanti lavorando 2 maglie per ciascuna catenella. Ora questa è la regola di base, la regola standard, diciamo. In realtà è possibile che una volta che avete fatto questo lavoro possiate vedere che gli aumenti non sono sufficienti e quindi il fondo si imbarca, piuttosto che si imbarchi così perché è troppo stretto da una parte o piuttosto che sia troppo largo. Queste cose sono da valutare un po' a seconda anche del fondo che abbiamo in nostro possesso, del filo che stiamo utilizzando, eccetera. Quindi insomma questa è una cosa un po' che dovete vedere. Io adesso vedete ho il punto d'angolo, sono arrivata qui e quindi in questo punto vado a fare 3 maglie basse anziché 2, quindi faccio 1, 2 e 3 nella stessa, all'interno della stessa catenella. Poi proseguo per tutto il lato lungo lavorando semplicemente 2 maglie basse per ciascuna catenella sottostante, cercando di prendere bene il filo. In questo modo arriveremo fino a questo punto. Come vedete, questo tipo di lavorazione nasconde completamente i fori, a differenza di quella che vi avevo fatto vedere all'inizio, dove entrando con l'uncinetto direttamente nel foro, invece il foro si vede. Questo li copre completamente. Ecco qui, scusatemi, ho finito il terzo giro e come vedete sporge leggermente dal bordo. Eccolo qui, questo è il lavoro che abbiamo nella parte dritta e questo è appunto come sporge nella parte che poi è interna.
Proprio perché sporge in questo modo, possiamo procedere, proprio perché sporge in questo modo, possiamo procedere con l'inizio del nostro motivo, ovvero con le trecce. Mettiamo un attimo da parte il lavoro perché voglio farvi vedere prima il lavoro nella teoria, quindi prendiamo sempre il nostro foglio autografato e andiamo a vedere di cosa stiamo parlando. Ora, come vi ho detto, abbiamo un multiplo di 12 e qui infatti avete le maglie, vedete, da 1 a 12, dove abbiamo la maglia 1, 2, 3, che è da intendersi come un gruppo, le maglie 4, 5, 6 come un secondo gruppo, vedete ve le ho colorate, una di magenta, una l'ho fatta con il cian e il 7, 8, 9 è con il giallo. Poi ci sono le 3 maglie di separazione per un totale di 12 maglie. La treccia si svolge nelle prime 9 maglie con un'alternanza di 3 giri. Il giro A, che è sempre un giro costante di maglie alte, che ora andremo a vedere in che modo vengono lavorate. Il giro B, che prevede la lavorazione prima delle 3 maglie 4, 5, 6 e poi delle maglie 1, 2, 3 che passano dietro le maglie 4, 5 e 6. Quindi il primo incrocio, il giro B, è un primo incrocio che avviene dietro, quindi prima lavoriamo il secondo gruppo di maglie e poi passando dietro di esse andremo a lavorare il primo gruppo. Il terzo gruppo rimarrà un gruppo senza incrocio, lavorato a normalissime maglie alte, a rilievo davanti, ma senza, vedete, sono maglie libere. Di nuovo andremo a fare il giro di costante, il giro di base, diciamo, che è ancora il giro A, dove lavoreremo delle semplici maglie senza nessun incrocio. Il giro C invece si svolgerà all'esatto contrario del giro A, perciò avremo le prime 3 maglie lavorate normalmente senza incrocio, quindi al posto di queste lavoreremo queste. E l'incrocio avverrà invece nei 2 secondi gruppi, quindi andremo prima a lavorare il secondo gruppo di maglie e poi il terzo. Le maglie di costante di separazione saranno lavorate una in costa dietro, una in costa davanti, scusatemi, una a rilievo dietro, una a rilievo davanti e una di nuovo a rilievo dietro. Tutte le maglie della treccia sono sempre lavorate a rilievo davanti, sempre e comunque. Le maglie che non vengono incrociate sono maglie alte a rilievo davanti normali. Le maglie che si incrociano sono maglie alte a rilievo davanti allungate. Ripeto, l'alternanza dei giri è sempre A, cioè il giro di maglie a rilievo normali, B, quindi la lavorazione dei primi 2 gruppi che si incrociano dietro, A, di nuovo le maglie a rilievo davanti non incrociate, C, l'incrocio sui 2 secondi gruppi di maglie. Quindi l'alternanza dei giri è sempre A, B, A, C, A, B, A, C. Ora noi andremo a vedere fino a questa parte e poi vedremo e poi non ci resterà altro che ripetere i giri in questa alternanza. Solo ed esclusivamente questo primo giro di base andremo a fare delle maglie alte normali, quindi non a rilievo, e anzi andremo a prenderle in costa dietro. Quindi ora mi sono agganciata con una maglia bassissima, vado a fare una catenella, vado a fare una maglia bassa in costa dietro, quindi invece di prendere entrambe le asole della maglia su cui mi sono appena chiusa, vado a prendere solo quella dietro,
faccio una maglia bassa e faccio le 2 catenelle. Questa va a sostituire la mia prima maglia alta. Quindi filo sull'uncinetto, prendo solo l'asola verso l'esterno, quindi non quella verso di me, l'altra, e comincio a fare le mie maglie alte, tutte in costa dietro. Il multiplo lo abbiamo già raggiunto prima e quindi ora non dobbiamo far altro che lavorare maglia su maglia. Prendere a questo punto le maglie in costa dietro ci permette già di dare il giro alla borsa. Come vedete proprio il bordo arriva a filo ed era proprio ciò che volevo, perché non voglio che si vedano le maglie basse sulla parte sopra della borsa, voglio assolutamente che rimangano nascoste sul fondo, e quindi mi va benissimo che sia così a filo. Procediamo in questo senso fino ad aver completato tutto il giro, e poi questo sarà il nostro, questo è quindi il nostro primo giro, chiamiamolo A. Andremo subito ad eseguire il giro B una volta concluso questo, che questo è un giro estremamente stupidino da fare, quindi insomma non ha bisogno di ulteriori spiegazioni. Giro B delle nostre trecce. Quindi filo sull'uncinetto, vediamo se riusciamo a vederlo meglio adesso che non siamo sul giro, magari riesco a farvelo vedere anche meglio. Filo sull'uncinetto. Nella prima qui vi ricordo ci eravamo alzate con 2 catenelle che ora non andiamo a fare. Saltiamo le maglie 1, 2, 3, andiamo a lavorare la 4, la 5 e la 6. Quindi filo sull'uncinetto, sempre molto morbido, rilievo davanti, portiamo fuori il filo, facciamo uscire la prima asola, facciamo uscire la seconda asola, facciamo uscire la terza, cioè 1, 2, 2. Filo sull'uncinetto, andiamo a lavorare la maglia 4, la maglia 5, scusate, rilievo davanti, fuori un'asola, scusate, rilievo davanti, prendo il filo, fuori un'asola, fuori 2, fuori 2, di nuovo filo sull'uncinetto, andiamo a lavorare la maglia numero 6, rilievo davanti, porto fuori il filo, lavoro un'asola, lavoro 2, lavoro 2. Ora dobbiamo andare a lavorare le 3 maglie che abbiamo appena saltato, ovvero queste 3. Quindi filo sull'uncinetto, ci abbassiamo bene con il lavoro in questo modo, in modo da tirare fuori, da far emergere, vedete adesso non siamo più nel giro e si vedono molto meglio, facciamo emergere queste 3 maglie e andiamo a lavorarle sempre filo sull'uncinetto, prendiamo la prima, portiamo fuori il filo e lavoriamo sempre la maglia allungata, quindi portiamo fuori solo un'asola, poi 2 e poi 2. Abbiamo lavorato la maglia 1 delle 3 che abbiamo saltato, vedete? Abbiamo lavorato la maglia 1 delle 3 saltate. Prendiamo il filo sull'uncinetto, abbassiamo sempre il lavoro in questo modo, entriamo nella seconda, portiamo fuori il filo, un'asola a mannagia, sempre il rilievo davanti, portiamo fuori il filo, un'asola, oh mamma Saura, ehi, 2 e 2, poi abbiamo l'ultima, eccola qui, vedete che la dobbiamo lavorare, filo sull'uncinetto, sempre abbassando bene il lavoro, tirandolo un po', eccola emergere, facciamo passare il filo, facciamo passare un'asola, facciamo passare 2, facciamo passare 2. Le maglie 7, 8 e 9 vanno lavorate a rilievo davanti e normalmente.
Certo che oggi questo filo veramente ha deciso che vuole fare il birichino, ma io non ho paura. Lavoriamo le 3 maglie al rilievo davanti, eccole qua. Ora ci vorrà un po' di pazienza prima che ovviamente la treccia venga a vedersi in modo chiaro. Ora abbiamo la 10, la 11 e la 12 da lavorare. Quindi la 10 a rilievo dietro, la 11 a rilievo davanti, la 12 a rilievo dietro. Andiamo a rivedere l'ultima volta l'incrocio, quindi filo sull'uncinetto, saltiamo le maglie 1, 2, 3, andiamo a lavorare la 4, la 5 e la 6, quindi filo sull'uncinetto, rilievo davanti sulla quarta maglia, un'asola, poi 2, poi 2, filo sull'uncinetto, maglia 5, porto fuori il filo, un'asola, poi 2, poi 2, filo sull'uncinetto, rilievo davanti, porto fuori il filo, un'asola, poi 2, poi 2. Filo sull'uncinetto, dobbiamo andare a lavorare le 3 maglie che abbiamo appena saltato. Quindi ci abbassiamo in questo modo e andiamo a prenderci le 3 maglie che abbiamo saltato. Come vedete, se voi abbassate bene, tirate un po' il lavoro in questo modo, le vedete subito che saltano fuori. Ok, non vi preoccupate se lo tirate, poi lui voglio dire si riassesta. Quindi andiamo a prendere la prima, portiamo fuori il filo e facciamo una maglia allungata, quindi portiamo fuori solo un'asola, poi ne portiamo fuori 2 e poi di nuovo 2, poi andiamo a prendere di nuovo il filo perché dobbiamo lavorare la maglia 2 ed eccola qui, portiamo fuori il filo e andiamo a lavorare un'asola, poi 2 e poi 2 e adesso andiamo a lavorare la terza, eccola qui che rimane libera, portiamo fuori il filo e andiamo a lavorare un'asola, poi 2, poi 2. Lavoriamo a rilievo davanti le maglie 7, 8 e 9, maglie alte normali, 1, 2, 3, e andiamo a lavorare le maglie 10, 11, 12, maglia 10 a rilievo dietro, maglia 11 a rilievo davanti, maglia 12 a rilievo dietro. Le maglie 10, 11 e 12 rimangono una costante. Andiamo avanti ad eseguire il giro in questo modo, quindi adesso prendiamo il filo sull'uncinetto, saltiamo le maglie 1, 2, 3, andiamo a prendere la 4, la 5 e la 6 e le lavoriamo con le nostre maglie allungate. No? Oh mannaggia. No. 2. Niente, oggi proprio, cioè, non so, piove fuori e si vede che, non so, il filo è di un pessimo umore, nonostante sia un meraviglioso giallo che mette sempre allegria. Perfetto, ora che abbiamo lavorato queste, filo sull'uncinetto, andiamo ad abbassare in questo modo il lavoro, facciamo emergere le 3 maglie che abbiamo saltato e andiamo a lavorarle.
Quindi la prima, sempre allungata, la seconda, sempre maglia allungata, e la terza, e la terza. È del tutto normale che facciate un po' fatica a tirare fuori le maglie di questo incrocio dietro, non vi preoccupate, anche perché sicuramente la presenza del fondo rigido non permette una lavorazione perfettamente agevole. Lo sarà probabilmente più avanti, quando il lavoro sarà più alto e quindi più morbido. In questo momento è un pochino più difficile, ma abbiate fede, verrà più semplice più avanti. Ho già lavorato nel frattempo le maglie 7, 8 e 9 e adesso vado a lavorare la 10, la 11 e la 12, come già abbiamo visto fare. Quindi la 10 in rilievo dietro, normale non allungata, la 11 a rilievo davanti, normale non allungata, e la 12 a rilievo dietro, normale non allungata. Procediamo ancora con questi incroci, andiamo avanti fino ad raggiungere la fine da questa parte del nostro lavoro, e poi faremo di nuovo una ripetizione del giro A, come abbiamo visto qui. Ora stiamo facendo il giro B, che è la parte veramente più difficile del lavoro, perché appunto abbiamo da andare a cercare queste 3 maglie che si nascondono, e questa vi assicuro è la parte più complicata della lavorazione. Poi tutto il resto veramente è difficile, è di una facilità assoluta, e anche questo non è che sia un passaggio difficile, solo che richiede ovviamente un pochino più di pazienza. Per il resto non c'è nulla di difficile. Ci vediamo, ripeto, per il prossimo giro, e vediamo insieme come procedere. Sono arrivata a lavorare le ultime 3 maglie, eccole qui, che mi mancano, che sono la 10, la 11 e la 12, quindi passo dietro per fare la maglia in rilievo dietro, la 11 la faccio in rilievo davanti, e la 12, che è l'ultima, rilievo dietro di nuovo. Niente, proprio non ne vuole sapere. Ok, andiamo ad agganciarci, se vi ricordate avevamo fatto 2 catenelle, andiamo ad agganciarci proprio sulla prima catenella con una maglia bassissima. Perfetto, abbiamo concluso il primo giro. Vedo già che viene fuori bellissima. Eccolo qua, come vedete è perfetta. Ora dobbiamo andare a fare delle maglie a rilievo davanti, ripetizione del giro A, faremo però solo maglie alte a rilievo davanti. Quindi ci alziamo con 2 catenelle, filo sull'uncinetto e andiamo a lavorare la prima maglia alta a rilievo davanti, prendendo le maglie così come si presentano. Quindi innanzitutto prenderemo le prime 3 maglie, quelle in superficie, 1, 2 e 3. E poi andremo a prendere sempre a rilievo davanti le 3 maglie nascoste sotto di esse, facendo attenzione ad andarle a prendere proprio tutte e 3. Vedete, sono 3, andiamo a prenderle sempre a rilievo davanti. Quindi una, la seconda, e la terza. Poi lavoreremo le altre maglie, le altre 3 maglie a rilievo davanti, esattamente così come si presentano.
e le 3 maglie di separazione dietro, davanti, dietro, così come si presentano. Di nuovo andiamo a prendere le 3 maglie che si trovano già a rilievo, 1, 2, 3, andiamo a prendere le 3 maglie che si nascondono sotto, quindi 1, 2, e 3. Ogni ripetizione del giro A dovrà essere eseguita in questo modo. Le ultime 3 maglie, quindi la 7, la 8 e la 9, lavorate a rilievo davanti una sull'altra. E le 3 maglie di separazione, la 10 in rilievo dietro, la 11 rilievo davanti, la 12 rilievo dietro. Concludiamo il giro in questo modo. Ho concluso il giro di maglie alte, ho salto le 2 catenelle e vado a chiudermi nella prima maglia che avevo fatto con una maglia bassissima. E abbiamo concluso il nostro primo giro, che viene quindi a realizzarsi in questo modo. Eccolo qui. Ora dobbiamo andare a realizzare il giro C. Quindi abbiamo le prime 3 maglie che vengono lavorate normalmente. Poi abbiamo l'incrocio che passa davanti. Quindi andremo prima a lavorare le maglie 7, 8 e 9, sempre a rilievo davanti e sempre con la maglia alta allungata, e poi andremo a lavorare le maglie 4, 5 e 6. Invece però di passare dietro come abbiamo fatto prima, in modo molto più agevole passeremo davanti. Quindi ora dobbiamo lavorare, ci alziamo sempre con 2 catenelle, prendiamo il filo sull'uncinetto e andiamo a lavorare la prima maglia a rilievo davanti, così come si presenta. 1, 2 e 3. E queste sono le prime 3 maglie. Lavorate senza particolari attenzioni. Ora dobbiamo saltare 3 maglie, ovvero queste. 1, 2, 3. Andremo a lavorare quindi 1, 2, 3, cioè la 7, la 8, la 9. Filo sull'uncinetto, a questo punto prendiamo rilievo davanti e facciamo la nostra maglia alta allungata, perché stiamo lavorando l'incrocio e, come abbiamo detto, solo sugli incroci usiamo la maglia alta allungata. Quindi abbiamo lavorato la maglia numero 7, lavoriamo la maglia numero 8, filo sull'uncinetto, rilievo davanti, la maglia numero 9. Ora dobbiamo andare a recuperare queste 3 maglie centrali che abbiamo saltato. E qui non avremo nessuna difficoltà. Filo sull'uncinetto, andiamo a prendere la prima, sempre a rilievo davanti. Lavoriamo molto morbidamente. Cerchiamo di metterci quanto più comode possibile, per quanto il fondo ce lo permetta. Dovremo un po' girarci di qua e di là, ma come potete senz'altro già notare è molto più agevole questo tipo di lavorazione, così passando davanti, rispetto a quella che abbiamo visto nel giro B. Questi mi danno un fastidio pazzesco.
andiamo a lavorare anche la terza, sempre rilievo davanti, sempre allungata. Non ci resta altro che andare a lavorare le maglie di separazione, quindi la 10ª maglia a rilievo dietro, maglia normale, maglia alta normale, l'11ª a rilievo davanti e la 12ª a rilievo dietro. Come vedrete questo giro è veramente molto semplice. Lo rivediamo rapidamente. Allora, abbiamo il primo gruppo di 3 maglie, il secondo gruppo di 3 maglie che si trova sotto e l'ultimo gruppo di 3 maglie. Andiamo a lavorare il primo gruppo di 3 maglie con una maglia alta rilievo davanti, non allungata, 1, 2, 3, saltiamo le 3 maglie nascoste e andiamo a lavorare le maglie 7, 8 e 9. A questo punto, trattandosi di maglie dell'incrocio, andiamo ad usare la maglia alta allungata, quindi 2, 3, 4, filo sull'uncinetto, andiamo a recuperare la prima delle 3 maglie, quindi sempre lavorando una maglia allungata, scusatemi ma se non mi giro faccio veramente un pasticcio e quindi mi devo girare da questa parte. Di nuovo la seconda, e infine la terza, sempre a rilievo davanti e sempre con una maglia allungata. Non ci resta che lavorare le 3 maglie di separazione, dietro, davanti, dietro. Ed eccole qua. Le nostre trecce cominciano lentamente a prendere forma, procediamo ovviamente in questo modo e poi andremo a ripetere i giri. Di nuovo il giro A, il giro B con l'incrocio dietro, il giro A e il giro C con l'incrocio davanti, come stiamo vedendo in questo momento. Le 3 maglie di separazione si ripetono l'una sull'altra. Per ciascun giro non subiranno nessuna variazione fino alla fine e quindi sostanzialmente il lavoro in questo momento non deve far altro che andare avanti fino a raggiungere l'altezza desiderata. Buon lavoro! Allora, sono andata avanti un pochino con il lavoro e come promesso il lavoro adesso che è salito non è più difficoltoso, così come abbiamo visto all'inizio del video, anzi è veramente molto agevole e divertente. Tant'è che ho deciso di farvi un piccolo, chiamiamolo approfondimento, per farvi vedere in modo ancora più chiaro, adesso che il fondo non dà più fastidio, è molto più chiaro, come vengono lavorate, come si lavora questo punto, in modo tale che anche quando sarete all'inizio e il fondo vi impiccerà, sapete bene cosa fare, quindi terrete duro, insomma, per quei primi giri. Sto facendo ora il giro A, quindi sto riavviando di nuovo la ripetizione ABAC. Stiamo facendo il giro A, che quindi sto lavorando sopra il giro C. Sto facendo questo giro A in sostanza. Sto facendo questo. Ora devo fare attenzione a lavorare tutte le maglie così come si presentano. Quindi, poiché non ci sono incroci, lavorerò solo maglie alte normali a rilievo davanti, lavorerò le prime 3 maglie che si presentano e queste sono molto facili e molto visibili. Poi dovete fare attenzione perché quelle che dovete lavorare non sono queste, ma sono queste, perché sono nascoste, ma sono lì, sono in mezzo e quindi prima voi dovete lavorare queste che
guardate, scostando un pochino la prima appare subito ed è facile. Scostando ancora un po' appare la seconda e anche questa è facile. E la terza, anche se è nascosta, è facile lo stesso, nel senso che noi inseriamo il filo qui dove abbiamo l'asola di quella che abbiamo appena lavorato, che esce, vedete? Lo infiliamo qui. Girate il lavoro in questo modo ed eccola qua, la vedete? Eccola qua. Quindi ve la prendete con l'uncinetto e ve la tirate fuori. E da qui nulla di più facile. Ora dobbiamo lavorare le altre 3 che sono rimaste. Mi raccomando, contate sempre, perché se vi dimenticate di lavorare la maglia o se le lavorate in ordine sbagliato, vi tocca tornare indietro e rifare. Quindi ora, scusate, ho toccato la telecamera. Ora andiamo ad eseguire le maglie di separazione, quindi quella dietro. Cosa ho fatto? Andiamo ad eseguire quella in rilievo. Oh santo cielo! Andiamo ad eseguire quella in rilievo dietro, quella in rilievo davanti e di nuovo quella in rilievo dietro. E ora dobbiamo di nuovo lavorare le nostre maglie, quindi della treccia, quindi le prime 3 normali a rilievo davanti, 1, 2 e 3, poi dobbiamo andare a pescare le 3 che sono nascoste, quindi la prima che è qui più che visibile, la seconda che è visibile ma è un pochino più nascosta, e la terza che anche se si nasconde noi andiamo a prendercela lo stesso. Eccola qua. Ce la tiriamo fuori in questo modo e andiamo a lavorarla agevolmente. Lavoriamo ora l'ultimo gruppo di 3 maglie, 1, 2 e 3. Ed infine le maglie di separazione. Una, dietro, davanti e dietro. E questo è il giro A costruito sopra il giro C. Il giro A costruito sopra il giro C. Ora lo concludo, questo giro A lo concludo e andiamo a vedere di nuovo insieme il giro B. Ho concluso il giro, avviamo il giro B. Allora, come abbiamo visto, il giro B vede lavorate prima le maglie 3, 4 e 5 e poi le maglie 1, 2 e 3, prendendole da dietro. Ho fatto le 2 catenelle per alzarmi e adesso vado a lavorare le maglie 2, scusatemi, la maglia 3, allungata perché fa parte dell'incrocio, la 3, la 4, la 5 perché fa sempre parte di questo gruppo. Perfetto, filo sull'uncinetto, passiamo dietro le maglie che abbiamo lavorato ed usciamo da questo foro perché le maglie che dobbiamo lavorare sono 1, 2 e 3. Andiamo a prenderci la prima e ci facciamo passare sopra le 3 maglie che abbiamo appena terminato di lavorare. Via e maglia alta allungata. Ho fatto passare un cappio, faccio passare gli altri 2 e di nuovo gli altri 2. Filo sull'uncinetto, passo sempre dietro, vado a prendermi la seconda maglia, ci faccio passare sopra il mio gruppo di 3 maglie, tiro fuori il filo, passo 1,
passo 2, passo 2. L'ultima maglia lo stesso, alziamo le 3 maglie, passiamo sotto, ce la andiamo a prendere in questo modo, ce le facciamo ripassare sopra, tiriamo fuori il filo e lavoriamo 1, 2 e 2. Ovviamente poi andremo a riassestare le maglie che abbiamo un po' stropicciato e andiamo a lavorare le ultime 3, 1, 2 e 3, che ovviamente non facendo più parte dell'incrocio vengono lavorate normali, quindi sempre a rilievo davanti, questo sempre, ma non più allungate. Lavoriamo le maglie di separazione, dietro, davanti, dietro. Di nuovo filo sull'uncinetto, andiamo a lavorare prima questa maglia allungata, la seconda allungata, la terza allungata, e ora andiamo a lavorare le 3 maglie che abbiamo appena saltato, quindi dietro, hop, e ci facciamo passare sopra il nostro gruppo. Ancora la seconda, e ancora la terza e l'ultima. Andiamo a lavorare le ultime 3 maglie. E le maglie di separazione. Ed ecco fatto. Terminiamo il giro e andiamo a lavorare di nuovo il giro A sopra il giro B che abbiamo appena eseguito. Ed eccomi qui, ho completato come abbiamo visto il giro B e ora andiamo a vedere questo giro A, quindi, ovvero quello costruito sopra il giro B. Ho fatto le 2 catenelle di alzata e adesso devo fare attenzione come prima a lavorare le maglie così come si presentano, quindi lavorerò qui prima queste 3 che sono quelle a rilievo, che sono subito prontamente visibili, e poi facciamo attenzione perché ci sembrerà di dover lavorare queste 3 maglie, in realtà quelle che noi dobbiamo lavorare sono queste 3 maglie, quindi anche qui dobbiamo andare a recuperare la maglia che si nasconde qui dietro. Allarghiamo bene un po' il lavoro ed eccole qua, vedete che appaiono proprio per magia sotto i nostri occhi. Prendiamo la prima, facciamo passare il filo e lavoriamo la prima, la seconda e la terza. E ora possiamo andare a lavorare le ultime 3 che abbiamo qui. Una, 2 e 3. Andiamo a lavorare le maglie di separazione, dietro, davanti, dietro, queste insomma non cambiano mai. E ora andiamo a rivedere di nuovo. Le prime 3 maglie da lavorare che si presentano sono queste, le 3 a rilievo, e quindi insomma fin qui tutto facile.
In realtà è tutto facile, vedrete che mano a mano che andrete avanti con il lavoro vi sembrerà sempre più facile. La seconda, mannaggia, la seconda e la terza. Ok, ora fate attenzione perché non sono queste le 3 maglie che dobbiamo andare a lavorare, ma sono quelle che si trovano qui in mezzo. Quindi dobbiamo spostare leggermente queste 3 maglie, eccole qui, e andarci a prendere queste 3 che sono qui sotto. Ed eccole qui. Quindi andiamo a prendere una, andiamo a prendere 2, andiamo a prendere 3 e andiamo a lavorare le ultime 3 che ci sono rimaste. 1, 2 e 3. Le maglie di separazione dietro, davanti e dietro. E niente da fare. Eccoci qua. Guardate che roba pazzesca. Detto questo, abbiamo fatto questo giro, lo andiamo a completare così come abbiamo appena visto e ci rivediamo per fare il giro C. Eccoci qui, ho chiuso il giro, andiamo a fare il giro C. Mi sono alzata con le 2 catenelle, quindi come abbiamo visto le prime 3 maglie vengono lavorate normalmente. 1, 2 e 3. Sono ben visibili, non c'è nessun problema. Ora dobbiamo andare a lavorare queste 3 e queste 3. Prima lavoreremo la 7, la 8 e la 9 e poi la 4, la 5 e la 6. Quindi prima la 7, allungata, 1, 2 e 3, filo sull'uncinetto e passando sopra le 3 maglie che abbiamo lavorato appena adesso andiamo a lavorare le 3 che abbiamo saltato. Quindi andiamo a prenderci questa, allungata, 1, ok, filo sull'uncinetto, andiamo a prendere la seconda che abbiamo saltato, sempre maglia allungata, filo sull'uncinetto, andiamo a prendere la terza. Come vedete è davvero agevole e semplice. Andiamo a fare le maglie di separazione. E riprendiamo. Le prime 3 maglie sono lavorate normalmente. 1, 2, 2 e 3. Niente ragazzi, scusate, ma proprio cioè, non sa da fare. È perfetto. Ora saltiamo 1, 2, 3 perché dobbiamo andare a lavorare il terzo gruppo. Filo sull'uncinetto, prendiamo la prima maglia e la lavoriamo allungata. La seconda maglia e la lavoriamo allungata. La terza maglia la lavoriamo allungata. Filo sull'uncinetto, andiamo a lavorare le 3 maglie in mezzo che abbiamo saltato.
Quindi andiamo a prenderci questa, che è la prima. Santo cielo. E la lavoriamo allungata. Filo sull'uncinetto, andiamo a prendere la seconda e la lavoriamo allungata. Filo sull'uncinetto, andiamo a prendere la terza e la lavoriamo allungata. A questo punto dobbiamo lavorare le maglie di separazione, che sono sempre, insomma, uguali. Dietro, davanti e dietro. Ed eccoci qua, ragazze, come potete vedere è meraviglioso, anche voi comincerete a sentirvi soddisfatte di quello che state facendo e quindi insomma questo è quanto. Andiamo avanti fino a raggiungere l'altezza desiderata, che ancora sinceramente non so quale sarà, mi fermerò quando vedo che mi piace e a quel punto vi farò sapere a quale misura mi sono fermata. Bene ragazze, io ho raggiunto l'altezza desiderata, ovvero i 20 cm circa, e quindi ho chiuso con l'ultimo giro, che è il giro A. Mi raccomando, terminate sempre con il giro A, quindi quello con le maglie alte prese maglia su maglia normalmente su tutte le altre. Mi preoccupo ora di fare un ultimissimo giro di maglie basse, maglia su maglia, semplicemente maglie basse, non stringete troppo, rimanete comunque morbide e andiamo a fare questo giro di maglie basse. Adesso a dire la verità valuterò se farne uno o due e magari ve lo dico più avanti perché io lo vedo in corso d'opera insieme a voi. Intanto procediamo, in realtà questo ultimo giro potete anche vedere voi se vi piace più farne soltanto uno, se preferite due o anche di più, vedete voi insomma. Io penso che ne farò soltanto uno o al massimo due. Ho terminato anche questo giro di maglia bassa ottenendo quindi questo risultato. E a questo punto la lavorazione con l'uncinetto è finita, non ci resta altro che dedicarci alla scocca, alla fodera e per chiudere alla chiusura. Ok ragazze, mi rendo conto che l'inquadratura è veramente infelice, ma vi assicuro che se mi aiutate a crescere con il canale io mi preoccuperò di procurarmi anche la possibilità di farvi inquadrature migliori. Comunque la fodera come vedete è stata attaccata. Adesso ho fissato facendo combaciare, vedete, le giunture delle fodere con la chiusura a molla, sia da una parte che dall'altra. E quindi in questo modo, vediamo se riesco ad alzarvi un po' questa inquadratura perché così veramente non si può vedere. Eccola qui, vedete la mia borsa, adesso è fatta in questo modo. Adesso non dovremo fare altro che andare a girare intorno con il filo. E come faremo? Faremo con l'ago e il filo. Io ho già infilato il filo da questa parte, quindi lasciamo liberi un paio di punti. Lasciamo liberi un paio di punti, quindi ci spostiamo, perché assolutamente ricordatevi che in questa parte dove c'è la chiusura non deve esserci assolutamente filo. Se c'è filo lì la borsa non si chiude. Ecco, così forse è il modo in cui si vede meglio. Quindi passiamo in questo modo e usciamo andando a prendere proprio la catenella della maglia bassa per intero. Ora io sto utilizzando il filo in singolo perché sto utilizzando il filo di chiusura della borsa della lavorazione all'uncinetto. In realtà adesso vado a passarmi il filo in doppio e passerò attraverso ogni maglia bassa. Adesso questo qui che l'ho fissato un po' così, ok,
Questo l'ho fissato un pochino così, me lo lascio andare che me lo cucio nel mentre. Vado a prendermi un bel pezzo di lana e me la passo sul filo tenendola in doppio, vi ripeto. Ecco qui. E vado proprio a passare attraverso ciascuna, questo come ho detto passa di là, e anche qui andiamo a tenerli da questa parte e ci cuciamo sopra mano a mano. Quindi questi li teniamo così, entriamo 2 volte dentro ciascuna maglia bassa, dentro ciascuna catenella, e mi raccomando, una cosa fondamentale, oltre a non andare a coprire, vedete, non deve succedere questa cosa, dove uno dei 2 capi è allentato. Dobbiamo cercare di coprire bene 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 tutta la chiusura. Se è necessario si torna indietro, non c'è nessun problema. Mi raccomando, è fondamentale, perché poi è bruttissimo da vedere, che tutti e 2 i capi siano ben tesi, perché altrimenti si forma un antiestetico effetto, che è questo, dove vedete uno è così e poi un altro così, e si formano queste cose che sono veramente orribili. Quindi voi dovete cercare un attimo di sistemare bene il filo in maniera che vada a coprire bene tutta la chiusura. Nel frattempo lavoriamo anche gli altri, se volete potete metterlo anche più che in doppio. Ecco, vedete, a me piace che siano ben tesi e che vadano bene 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 a coprire tutta la chiusura a molla, lasciando libera, come vi ripeto, soltanto la vite qui. Facciamo tutto il giro, in teoria dovreste riuscire a farvi bastare adoro questi aghi perché si infilano e si sfilano, che è un piacere anche quando si sbaglia. Dovreste riuscire a far venire fuori coprire tutto facendo passare il filo 2 volte su ciascuna maglia bassa. Tuttavia, se vedete che non vi basta, che la copertura non vi soddisfa, non dovete fare altro che passare altre volte. Non c'è assolutamente nessun problema. L'importante è che non si veda, non si deve assolutamente vedere. Facciamo tutto il perimetro e ci vediamo alla fine con la borsa finita, ragazze. Ce l'abbiamo fatta, ragazze, la borsa è finita, ce l'abbiamo fatta, siamo state veramente bravissime. Vi faccio i complimenti e vi ringrazio soprattutto per avermi seguita fino a qui, e ci vediamo presto al prossimo progetto. Ciao!